Al momento sembra non esserci niente. Abbiamo fatto una bella camminata, abbiamo perlustrato tutta la zona davanti, abbiamo trovato molte fatte del cinghiale e inoltre abbiamo trovato molto terreno smosso, speriamo bene. Adesso ci posizioniamo e speriamo bene. Oggi andremo a provare la nostra munizione caricata insieme con la magnifica palla della Nosler, la Q-Bond da 165 grani e speriamo bene. Spero di riuscirvi a portare più di qualche uscita, ma da solo è un po' complicato riuscire a gestire sia la camera che la cacciata. E niente, dai, speriamo che ci dica bene e buona visione. Adesso ci siamo posizionati e a questo punto prenderemo la pressione barometrica, la temperatura e andremo a impostare i nostri valori sul calcolatore balistico della mia ottica Zeiss e così avremo già le varie dinamiche di tiro alle varie distanze. Oggi utilizzeremo il mio binotelemetro della Conus e abbiamo deciso di portarlo perché comunque questa postazione presenta tiri molto distanti dai 150 metri in su, quindi abbiamo deciso di utilizzare questo binotelemetro e adesso prenderò i dati, li imposterò sul calcolatore e faremo la nostra tabella di tiro. Abbiamo una temperatura di 8 gradi, vento è praticamente assente e adesso andiamo a prendere la pressione barometrica. La nostra pressione barometrica è 911 millibar. Perfetto, andiamo ad impostare i valori. Temperatura, pressione assoluta. Come possiamo vedere ci siamo già calcolati la nostra tabella per il tiro. Adesso non ci resta che aspettare il nostro re della macchia. Buona visione.
una grossa femmina e da quello che sono riuscito a vedere non ha le mammelle tirate, quindi non ha piccoli insieme a lei. E dal piano d'abbattimento abbiamo anche le femmine adulte, quindi se siamo fortunati potremo tirarla, però dobbiamo prendere una decisione: o torniamo dove sono riuscito a vederla bene, però è un problema spostare tutta l'attrezzatura, oppure cerchiamo di aspettare e vedere se continua a salire e si scopre. Speriamo bene. Il nostro animale sta salendo. Adesso proviamo a telemetrarlo, però è ancora un po' coperto. Inoltre si è messo dietro delle piante, quindi sarà molto complicato. Non riesco nemmeno a telemetrarlo con le piante davanti. Adesso è a una distanza da noi di 200 metri. Intanto impostiamo la nostra ottica e vediamo se riusciamo a tirarla. Il nostro calcolatore ci dice che dobbiamo dare 7 click in app per poter tirare a 200 metri. Sembra che stia ancora salendo, però è ancora coperto. È tornata un pochino giù. Adesso l'abbiamo a 187 metri. Vediamo un attimino. Quindi 7 meno 2. Ragazzi, sta facendo buio. Prova a trovare una posizione comoda e vediamo se riusciamo a tirarla.
vegetazione, ma adesso, stando in piedi, riesco quasi a vederla bene. Adesso rimpostiamo l'ottica, che l'animale sta salendo. ...207 metri. Dobbiamo ridargli, scusate l'emozione, dobbiamo ridargli i 2 click per portarla a 200. Purtroppo non riusciamo a sparare da seduti. L'animale si è scoperto, ma purtroppo se stiamo in piedi riusciamo a vederlo, ma se ci sediamo purtroppo no. Abbiamo un appoggio più o meno stabile. Io darei l'ultima telemetrata, sistemerei l'ottica e se ci dà l'occasione che esce fuori dallo sporco proviamo. Su 10 click. Ne abbiamo dati 7, ne diamo altri 3. Adesso speriamo che esca.
bella palla. Però l'animale è venuto in discesa. Lo sento che sta scendendo. Perso dentro l'ottica. Ormai posso anche alzare un pochino la voce. L'ho perso dentro l'ottica perché abbiamo fatto un po' di zoom e il rinculo non sono riuscito a trovarlo nell'ottica, però ho sentito un po' di frastuono, di ruzzolamenti e adesso dobbiamo andare sulla facciata opposta. Dobbiamo sbrigarci perché si sta facendo buio. Dai ragazzi. Eccoci qui ragazzi alla macchina. Carichiamo l'attrezzatura. Ci spostiamo, cerchiamo di avvicinarci un pochino perché si sta facendo buio. Facendo buio e ho paura che non riusciamo a recuperarlo, anche perché non sono riuscito a vedere perfettamente il punto dove è l'animale perché, come vi dicevo prima, era coperto. Adesso carichiamo tutto, ci avviciniamo con la macchina e saliamo in facciata. Pronti? Comunque ragazzi, da quello che sono riuscito a sentire, l'animale è morto perché non è sceso moltissimo dal punto dove l'abbiamo tirato. Finalmente siamo riusciti a provare la nostra magnifica munizione caricata insieme. Caldo. Adesso toglieremo anche la giacca. Siamo riusciti.
andiamo a recuperare il nostro animale. Eccoci qui, andiamo a fare il nostro recupero. Mi sono presa una lampada allo zaino, speriamo che non ci occorra. Allora, forse era meglio non portavo il treppiede, però ormai ci siamo. Allora, no, ragazzi, noi eravamo sulla cresta di quella montagna, non so se la vedete, il nostro animale è qui sopra, un centinaio di metri qui sopra. Adesso proviamo a salire e andiamo a recuperarlo. Eccoci qui ragazzi, finalmente siamo arrivati a casa, anzi io sono arrivato da un bel po' perché ho dovuto mettere la camera sotto carica, perché come avete visto purtroppo ci ha abbandonato nel momento più bello, nel momento del recupero. La cosa più brutta per me è stata che io non mi sono reso conto che la camera non stava più registrando e quindi abbiamo effettuato il recupero pensando che stavamo registrando. Fortunatamente nel momento del recupero ho scattato una foto dell'animale che avevamo preso. Come avevamo detto, l'animale è stato preso in un punto vitale e ha percorso pochi metri ruzzolandosi e si è fermato a mezza facciata come avevamo immaginato. In quel momento che ho trovato l'animale ho fatto la foto, fortunatamente, che poi vi mostrerò, e quindi ragazzi mi dispiace ma purtroppo non siamo riusciti a registrare quelle bellissime immagini. Io vi lascio alle immagini del cinghiale di quando lo stavamo spellando e finalmente abbiamo provato la nostra munizione. Possiamo dire che i risultati sono stati ottimi perché abbiamo visto che comunque la balistica terminale della palla della Nosler AcuBond è una resa veramente performante e magari la valuteremo nei prossimi video, nelle prossime uscite, se riusciremo a fare un altro abbattimento. Io ragazzi come sempre vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video, di commentarlo e soprattutto di iscrivervi al canale. Diamoci un obiettivo, arriviamo a 5.000 iscritti perché è importante per me e è importante per noi, perché magari possiamo dare più visibilità al canale e magari riuscirò a portarvi dei contenuti un po' più succulenti. Magari ci faremo notare da qualche azienda, da qualche amico cacciatore che ci porta a fare altre esperienze al di fuori dei nostri normali territori. Anzi, eccoci qui, finalmente siamo arrivati a casa. Purtroppo la camera, come avete potuto vedere, ci ha abbandonato sul più bello, sul momento del recupero. Però ecco, come siamo tornati a casa ho sostituito la batteria e ho deciso di farvi vedere almeno l'animale recuperato. Mi dispiace di non aver potuto riprendere quelle bellissime immagini, però purtroppo non sapevo che la camera non stesse registrando. Però questo è anche il bello della caccia e della nostra passione. Io con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, ciao ragazzi, viva la caccia!